bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo come funzionano le chat vocali su Telegram. Questa grandissima novità degli ultimi proprio giorni che ci permetterà di trasformare il nostro smartphone o il nostro tablet in una vera e propria radio mobile. Innanzitutto io qua vedete ho già fatto un canale di prova, adesso vediamo la procedura eccetera. Voi potete creare gruppi o canali e quindi questi gruppi o canali avere la chat. Se avete una chat di gruppo, ogni persona, ogni componente del gruppo potrà parlare in contemporanea, altrimenti se costruite un canale parleranno solo gli amministratori del gruppo oppure chi gli verrà concesso di fare il coordinatore, quindi il portavoce, gli altri potranno alzare la mano e gli potrà essere data la parola. Allora vediamo come costruire un canale. Noi clicchiamo sulla nostra pennina in alto a destra e vedete che possiamo costruire un nuovo gruppo, nuovo contatto, un nuovo canale. Facciamo un nuovo canale, lo stiamo vedendo su iOS e dopo lo vedremo su Android. Crea canale, diamo un nome al canale, allora storia italiana. Aggiungiamo una foto al canale, mettiamo questa foto qua, tanto da esempio, e la descrizione, mi raccomando perché la descrizione è molto importante. Allora, canale di storia italiana, canale di storia italiana. Bene, andiamo avanti. Vedete che voi il canale può essere pubblico o privato. Se è pubblico, chiunque, anche se non invitato, potrebbe accedere una volta che vi trova attraverso il link. E qua create il link storia italiana. Vediamo se il nome è già occupato, perché ne ho già fatto un altro su Android come prova. Allora, storia italiana raccontata. Ed ecco, questo qua sarà il link da distribuire perché la gente possa trovare il nostro canale. Avanti, chiunque potrà trovarlo nella ricerca e unirsi. Vedete, non creare questo link se vuoi che il tuo canale rimanga privato. No, il canale l'abbiamo creato. Perfetto, possiamo già invitare delle persone oppure andare avanti. Ed ecco che il nostro canale è pronto. Una volta che il canale è pronto potete mettere i messaggi scritti, le foto, i video, oppure cliccando ovviamente sul canale, sulla foto che avete messo, in questo caso vedete che potete indicare degli amministratori, in questo caso sono io, aggiungere degli iscritti oppure anche rimuovere degli utenti. A questo punto potete anche creare le chat vocali, però prima andiamo a vedere su Android come creare il nostro canale. Come invece su Android è possibile fare la stessa cosa, cioè aprire un gruppo o un canale. Entriamo in Telegram, come potete vedere, quindi andiamo qua e qua noi sulla sinistra possiamo vedere che possiamo creare un nuovo gruppo. Però voi direte, e per creare un nuovo canale semplicemente clicchiamo sulla matita in fondo a destra e noi possiamo creare un nuovo gruppo, una nuova chat segreta, un nuovo canale. Quindi apriamo un nuovo canale. Chiamiamo il nuovo del canale, canale di prova. Possiamo inserire un'immagine, allora vediamo di prova. Possiamo inserire un'immagine, quindi una foto o un'immagine di diversa maniera. Mettiamo questa bella foto e andiamo avanti. Descrizione del canale. Possiamo metterci, qua è molto importante fare una bio interessante, quindi una descrizione, quindi canale pubblico e parleremo di storia. Un esempio ovviamente potete
parlare di musica, di tecnologia, di quello che volete. Facciamo ok, vedete pubblico o privato, qua poi ci darà il link una volta e lo potremo utilizzare per pubblicizzarlo. E il canale, per favore scegli un link per il tuo canale in modo che possa essere trovata. Allora link storia mettiamoci, piacente questo nome è stato preso, storia a parole, mettiamo bon. Quindi ok, abbiamo fatto il nostro canale ed ecco il nostro, possiamo aggiungere già dei membri oppure non aggiungere nessuno ed ecco che il nostro canale è aperto. Perché possiamo non aggiungere nessuno? Perché una volta che noi lo attiviamo, essendo pubblico, può partecipare chiunque, quindi possiamo fare silenziare le notifiche, fare tutto quello che vogliamo, o possiamo anche creare una chat audio e quindi trasformarlo in quello che abbiamo visto, un canale con chat audio. Benissimo, poi una volta che noi siamo nel canale, se vogliamo aprire una chat, clicchiamo sulla icona del canale e facciamo in alto a destra, vedete, avvia chat. Facciamo con canale di prova e qui è una cosa importante, potete sia accedere, quindi mostrarvi come il vostro account personale, oppure essere il canale, quindi questo tutela un po' la vostra privacy, magari di amministratori o di coordinatori del canale. Canale di prova, continua come canale di prova ed ecco qua che siamo nella chat audio e quindi qua adesso voi diventate una vera e propria radio, una radio dove magari non c'è musica e non ho ancora capito se si può mettere la musica in sottofondo e quindi questo inficia copyright o meno, questo non lo so, no, perché è uno strumento nuovo, non so ancora dirvi come Telegram si regolamenterà. Quindi noi possiamo rimanere in ascolto. Ed ecco, adesso ovviamente ve lo commento come fuori campo, in quanto questa è una protezione che ha la chat. Voi una volta che state parlando, vedete che ho cliccato sul pulsante, quindi diventa verde e mi dice sei in diretta, però questo audio non si può registrare dal registraschermo, per cui bisognerebbe registrarlo con un dispositivo esterno. È anche vero che le chat si possono registrare, se d'accordo ovviamente con gli ascoltatori, oppure si avvisa prima, e quindi poi lasciarle a futura memoria per chi entra nel canale e vuole ascoltare un po' una trasmissione, un po' come i video su YouTube, resta la trasmissione per chi volesse vederla in differita. Si può poi lasciare la chat o terminare la chat. Lasciare la chat perché se voi avete aggiunto, se voi avete fatto partecipare un altro coordinatore di chat, un altro amministratore, lui potrà continuare, voi potete lasciarla. Se invece la terminate, cliccate su termina la chat vocale, voi potete chiudere proprio quella chat vocale, quindi quella chat è terminata in quel momento. Ecco qua, adesso torniamo. Andiamo a vedere adesso su iOS, quindi su iPhone, come si fa a attivare la chat vocale. I comandi sono più o meno uguali tra Android e iOS. Vedete che adesso c'è la campanellina, la lente di ingrandimento e poi tre puntini. Clicchiamo su tre puntini e apriamo applica chat vocale. Nella chat vocale posso andare io come utente singolo e quindi la mia privacy viene vista, oppure posso essere come storia italiana, Iataliana in questo caso perché il nome era già occupato. Ed ecco che vediamo succede la stessa identica cosa che succede su Android, basta poi cliccare sul microfono e si può cominciare a parlare. Noi possiamo cliccare e tenere premuto oppure cliccare un attimino più a lungo e resterà sempre attivato. Quando smettiamo di parlare il microfono va in stand-by e resta in ascolto, quando iniziamo a parlare lui comincia a funzionare. Adesso faremo un tentativo con due smartphone, vi faccio vedere un po' come funziona la chat con un altro utente almeno. Poi ovviamente questo va bene che voi abbiate un utente o 1000 utenti, perché qua si possono avere utenti infiniti. La chat vocale come canale di prova.
Quindi abbiamo la chat, invitiamo un membro e vediamo di invitare il membro. Vediamo se adesso me lo fa invitare. Come speaker, perfetto. Mi unisco come Ermanno Azzolini. Oh, ecco qua. Però adesso io sono uno speaker, per cui è... Fermi tutti, cominciamo a capire. Voi potete essere o invitare qualcuno come speaker e quindi ha la possibilità di inserire il microfono e parlare quando vuole, oppure come semplici utenti. Quindi i semplici utenti possono alzare la mano e quindi voi potete dargli la parola e poi anche tacitarli volendo al bisogno, perché ovviamente bisogna anche amministrare il canale. Vedete qua purtroppo, come prima vi dicevo, non si sente l'audio, ma io ho fatto un'interconnessione tra due smartphone e vedete come funziona. Sta parlando adesso lo speaker principale e quindi Pippo, che sono io, con questo soprannome qua messo qua apposta per vedere la differenza, se no non me lo accettava, sta ascoltando. Nel caso diverso in cui invece lo speaker principale non parli, può parlare Pippo. Succede che se siamo tutti speaker, come nei gruppi si è tutti speaker, tutti utenti alla stessa maniera, si parla. Vedete in contemporanea, vedete qua invece che adesso Pippo ha la mano alzata, quindi io gli do permetti di parlare, quindi Pippo diventa uno speaker. E così funziona per gli utenti normali, quindi Pippo sta parlando e lo speaker anche, vedete insieme. Adesso Pippo ascolta, io lo silenzio e lui, se vuole riparlare, mi deve alzare la mano. Eccola qua, vedete che alza la mano e il bottone del microfono avrà l'omino con la mano alzata. Voi premete quello e alzate la mano. Dopodiché sta nello speaker principale dare o meno la parola a chi alza la mano. Terminato, avete visto un po' come si fa la chat audio da smartphone, sia esso iOS che Android. Avete visto che è una cosa molto potente, ovviamente sul tablet si vede un po' più grande, si può gestire un po' meglio per chi vuole fare un po' di regia, quindi sull'iPad nel mio caso o sul tablet Android, ma col vostro smartphone potete creare un vero e proprio canale audio, un canale audio che saranno un po' le radio del futuro. Secondo me in questo caso Telegram gratuitamente ci dà a disposizione uno strumento molto potente, sono molto entusiasta di questo strumento perché ci permetterà comunque di essere online ed essere raggiunti da tutti, quindi a differenza di Clubhouse che bisogna che la gente sia per forza iscritta a Clubhouse, che bisogna che faccia le domande, che sia invitata, eccetera. Con la chat audio di Telegram, chiunque abbia Telegram, che trova il vostro canale, il vostro link, può partecipare anche senza invito. Oppure, se create un canale privato, dovete forzatamente mandare l'invito. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!